Gli gnocchi mi piacciono tutti, ma tutti, proprio non credo di aver mai assaggiato qualcosa che abbia il nome gnocco da qualche parte e non mi piaceva. Ma a parte questa cosa qui, gli gnocchi alla romana mi piacciono da morire, ma veramente da morire. È una delle cose che continua a fare la mia mamma e mandarmeli fatti perché mi piacciono da morire. Farli è davvero semplice. Cominciamo a farli? Allora, una casseruola, ci si mette il latte, e comincio subito a accendere il fuoco. Perfetto. Aggiungo il burro. Il sale. E la noce moscata. Perfetto. Non dobbiamo portarla a bollore, deve arrivare quasi a bollore. Avete visto che cosa succede col latte, no? Se il latte arriva a bollore comincia a gonfiarsi e esce tutto, quindi ora bisogna fare attenzione. Questi 3-4 minuti che serviranno bisogna seguire attentamente. Ci vediamo fra 3-4 minuti. Prendo le fruste e vado a pioggia col semolino. Considerate, ora dobbiamo farla addensare. Normalmente, se proprio si vogliono guardare i tempi, in 5 minuti è pronto. Potrebbe volerci anche qualcosina di meno, eh. Ammorbidisco per bene. Spengo e ora aggiungo gli ultimi ingredienti. Aggiungo il parmigiano. E aggiungo 2 tuorli. Prendo una teglia con un po' di carta forno e comincio a metterci il semolino. Prima lo metto così, poi dopo lo stendo, Per stendere utilizzate un cucchiaio e bagnatelo, in questo modo scivolerà meglio, non si attaccherà il semolino. Allora, la cosa essenziale ovviamente non è quello di avere tutto perfetto, perché tanto comunque io non sarei in grado di poterlo fare, ma quello di avere un'altezza che è molto simile. Insomma, niente, se viene qualcosa di differente non è che succede assolutamente niente. Allora, ora si lascia raffreddare completamente, ci vorrà mezz'ora, un'ora, quello che ci vorrà. Ora facciamolo completamente, ma dico completamente raffreddare. Ci vediamo fra un po'. Ok, allora, prima cosa, intanto questo è completamente freddo, quindi è facilissimo ora lavorarli. La prima cosa da fare è nella teglia mettere del burro e spalmarlo. Questo è già burro ammorbidito, quindi lo metto sul fondo. E ora, piano piano, cominciamo a tagliare lo gnocco. Allora, vediamo un pochino le forme, più o meno si può fare più piccolo o più grande. Secondo me facendoli un pochino più piccoli riusciamo ad avere anche meno scarto. Boh, questa è una mia fantasia, però
vediamo un po' se è così. Partiamo dall'angolo, coppiamo, tiriamo fuori e cominciamo a sistemare. Ora li sto appoggiando così, vediamo quanti entrano e poi dopo gli diamo l'assetto finale. Volete sapere come sono? Uno ce l'ho già un pezzettino in bocca. Buoni. Leggermente sovrapposti, non troppissimo. Tutti questi pezzettini li metto nel mezzo perché va bene fare le cose esteticamente belline, ma una cosa stupida e non utilizzare tutto quello che ci abbiamo in cucina. Poi, ovvio, se si rompe, mangiatelo. Diciamo più o meno l'ho fatto. Questi pezzettini che rimangono li metterò in una ciotolina monoporzione, se arrivano nella ciotolina monoporzione, piacciono a morire. E ora burro. Fiocchettini sopra, e ora il parmigiano, come se piovesse proprio. Ora in forno 200 gradi, forno statico per una ventina di minuti, ma quando avranno una bella doratura sopra. Questa è una scelta vostra. 20 minuti ci vogliono tutti. A dopo. Eccoli qui, usciti dal forno da qualche minuto, perché così non sono ustionanti. E ora c'è la parte più bella, l'assaggio. Quindi, forchetta, ma mi serve anche una paletta per non romperli tutti. Questa parte qui. Questa parte qui, con anche i pezzettini, eccoli qui. Ora vi dico, cioè, questa forchetta è decisamente piegata, ma tanto, va ripiegata un pochino meglio. Buoni. La mia mamma ogni tanto ci mette anche dei fegatini di pollo così, e ci credete che quei pochi fegatini danno un sapore proprio interessante? Comunque sono già buonissimi così, mi piacciono a morire. Se proprio devo trovarli, ma un difetto che non è un difetto, perché forse un pochino più di parmigiano sopra ci poteva stare, però sono molto buoni così. Alla prossima.